Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Parliamo di questo mondiale e dei due ottavi giocati ieri, l'Olanda contro l'America e l'Argentina contro l'Australia. Due partite secondo me completamente diverse, perché l'Olanda alla fine abbiamo visto che cos'è. L'Olanda è una squadra di contropiede, è una squadra con solidità difensiva, è una squadra che se non hai un centrocampo che ti copre tutti gli spazi e che va a fare pressing sulla loro linea difensiva, comunque fai fatica a buttare la palla dentro. Va bene che ieri gli Stati Uniti alcune occasioni le hanno sprecate, hanno sbagliato un sacco di ultimi passaggi. Però l'Olanda comunque con un Dumfries che ieri migliore in campo, ovviamente, man of the match e quant'altro, ha partecipato a tutte le tre reti, segnandone anche una. È un'Olanda che ha sfruttato al 100% tutte le occasioni che ha avuto. Ed è un'Olanda che è così dall'inizio del mondiale. Ne crea tre, ne butta dentro tre. Ne crea due e ne butta dentro due. Possiamo dire sì, ma si affaccia poco nell'area avversaria. Sì, è un calcio che comunque non entusiasma. Al mondiale c'è bisogno di efficacia e risultati. Sono 7 partite. Alla fine, se le riesci a vincere tutte e 7, alzi la coppa. Non c'è bisogno di strafare o dare all'occhio di tutto il campionato. Se stai giocando un campionato è diverso da gestirti un campionato in 9 mesi che è un mondiale. Quindi c'è bisogno di efficacia e risultato. Un gol più dell'altro e portare la partita a casa. A me non piace sicuramente questo gioco, però ripeto, per la competizione mondiale secondo me è una cosa che paga molto più che se sei una squadra che esprime tanto calcio, fa possesso palla come la Spagna per esempio, fai tanto possesso palla, però a livello di conclusioni e concretezza è molto, secondo me è sotto all'Olanda. Anche se la Spagna dobbiamo dire che se gioca con la punta, che se sta Morata in campo è un'altra Spagna, se esce la punta perché è l'unica punta più o meno, se la vogliamo chiamare punta, perché Morata non è nemmeno una punta, proprio non è il 9 per eccellenza, però è l'unico calciatore che ha lo spunto da punta. E l'Olanda, scusate, la Spagna quando gioca con Morata è diversa da quando Morata sta in panchina. Detto questo, passiamo alla partita con l'Argentina. L'Olanda ha meritato la vittoria. Gli Stati Uniti hanno giocato, secondo me, una partita sottotono rispetto a come l'abbiamo vista nel girone. Fatto sta che è un ottavo di finale, ci sta tanta pressione, è una partita secca e sulle partite secche comunque escono fuori le grandi squadre. Così come è uscita fuori l'Argentina ieri sera, con un Messi in serata, un grandissimo gol, tanta qualità e tantissimo dominio territoriale, anche se l'Australia comunque se l'è giocata, ha rischiato anche di pareggiare la partita dopo il 90esimo che ha fatto due grandi parate il portiere dell'Argentina. Però è un'Argentina che non ha demeritato ovviamente il passaggio del turno e si scontrerà con l'Olanda ai quarti di finale. Io devo dire una cosa, non sono d'accordo sugli accoppiamenti così, nel senso che io gli ottavi del mondiale per non creare queste cose che sono successe, anche questi calcoli che secondo me la Spagna ha fatto per passare dall'altra parte del gruppo, cioè per passare dall'altra parte del tabellone, è passata seconda, ci sono partite che la terza partita dei gironi tutte le volte comunque si cominciano a studiare delle strategie, quindi per evitare questi fatti, secondo me sarebbe più bello anche per lo spettacolo fare come si fa in Champions League, si passano i gironi, si fanno le due urne tra le prime e le seconde e si fa un sorteggio. Tutte le prime contro tutte le seconde, così non sai mai chi becchi e non sai se ti conviene passare primo o secondo, quindi ne vale secondo me lo spettacolo, molto più spettacolo e meno tatticismi e statistiche ti metti a studiare se vuoi passare secondo o primo nella terza partita dei gironi. Detto ciò, un'Argentina che ha meritato un Messi in palla ieri, che ovviamente
non deve dimostrare niente a nessuno. Messi è un grandissimo calciatore e ieri ha fatto una grandissima partita. Così come tutta l'Argentina hanno giocato molto bene, anche se l'Australia comunque si è affacciata. Non è che l'Argentina ha dominato la partita, l'Australia è squadra e ha dimostrato di esserlo fino alla fine. Ripeto, se non era per il portiere dell'Argentina e soprattutto l'ultimo intervento, mi sembra al 94esimo, comunque 2 minuti dalla fine, ha fatto una parata esagerata dopo una dormita del terzino sinistro che non ha chiuso sull'ultimo uomo e nell'area piccola l'attaccante dell'Australia stava comunque insaccando e avresti dovuto giocare i supplementari con un psicologicamente comunque se prendevi quel gol i supplementari non lo so come sarebbero andati. Detto questo, Argentina-Olanda sarà il primo quarto di finale. Vediamo oggi chi esce come quarti di finale. Ci sono Spagna e Francia, scusate, Inghilterra e Francia impegnate. E vediamo questo mondiale se ci riserva altre sorprese. Ragazzi, se vi va iscrivetevi al canale come sempre e sempre Forza Napoli anche se è il mondiale. Ciao!